Salve a tutti ragazzi e bentornati da Fabrizio Teghesi. Finalmente ci siamo. Dopo il video di presentazione cominciamo a smontare la nostra Inferno Neo 3.0 e andiamo quindi ad analizzarla blocco per blocco esattamente come abbiamo fatto per la MP9 TKI4 V2 RTR. Ok ragazzi, pronti anche con l'avantreno della Inferno Neo 3.0. Allora, partiamo dalle cose abbastanza semplici. Come ho detto, un optional possibile da installare sono i perni che tengano l'ammortizzatore sulla parte inferiore, quelli della macchina da competizione. Ricordo che di serie avete questi con la testa a cacciavite, quindi a croce, e chiaramente andando fuori strada avrete difficoltà a rimuoverle quando siete in pista, perché dovrete sempre andare a scavare per togliere la terra in eccesso dalla testa della vite a croce. Quindi il mio consiglio è di sostituirli con gli F492. Successivamente avete i soliti fuselli che avevamo anche sulla MP9 TKI4 V2. Questi sono di Zama e ragazzi, se andate in pista 99 su 100 anche con piccoli urti purtroppo li romperete. Qui anche, ripeto ancora una volta, avete due scelte. La prima è quella di rimontare questi fuselli, ma avrete continuamente gli stessi problemi. La seconda scelta, che a parer mio è quella giusta se si vuole diciamo tenere la macchina per un po' di tempo e cominciare a farci pratica, è quella di montare i fuselli della macchina da competizione. Qui avete due scelte: o gli F419, che sono quelli della MP9 TKI3, che forse sono più indicati perché hanno questo gambo curvo e più lungo, questo per intendersi. Oppure potete addirittura montare gli F488, andare leggermente ad allungare questi uniball, quindi a svitare questi uniball, e potrete addirittura trasferirli e usarli come fuselli di riserva nel caso che acquistiate una MP10 o anche una MP9 TKI4 V2 RTR, quindi che facciate lo step successivo. Ricordo sempre che tutte le modifiche che io suggerisco per le macchine che analizzo RTR sono in, diciamo, prospettiva di continuare con questo hobby e di migliorarsi sempre di più, e magari un giorno di affacciarsi in pista o fare qualche gara. Altra modifica che potete fare è la coppia conica. Come vedete qui abbiamo una coppia conica in Zama che per divertirsi va benissimo, ma in realtà se cominciate a farne un uso assiduo chiaramente potreste avere problemi. E quindi anche qui abbiamo la corona in acciaio ed il pignone in acciaio della coppia conica. Questo è una modifica abbastanza importante, ripeto, soprattutto se cominciate a usare la macchina veramente tanto, e chiaramente affaticherete molto la Zama, che non è per la quale non è previsto appunto un uso intensivo. Un'altra modifica fondamentale, questa veramente costa pochissimo e secondo me è una cosa che dovete fare il prima possibile, è comprare i 4 grani del drop. Vedete, sono questi, e vanno inseriti nei fori del drop, chiaramente dal lato opposto, quindi diciamo in questo verso, ecco qua, e vi serviranno ad ottenere la misura del drop. Altrimenti ogni volta che la macchina salterà, chiaramente il braccio andrà a tutta estensione e praticamente avrete l'ammortizzatore che tira verso il basso, quindi prima o poi romperete o sfiletterete l'uniball basso dello stelo dell'ammortizzatore. Quindi per intendersi, qua sotto andrete a sfilettare questo, perché ogni volta che saltate l'ammortizzatore si estende, è come se venisse tirato verso
il basso, che l'ammortizzatore sta montato in questo modo, e quindi prima o poi andrete a rovinarlo. Quindi è un'altra modifica che costa veramente pochissimo, e questa fatela veramente subito, indipendentemente dal fatto che girate su piazzali o in pista, perché tanto comunque qualche salto glielo farete fare, perché sennò altrimenti non avreste preso la macchina da buggy. Un'altra modifica importante è all'interno dei differenziali andare ad aggiungere gli altri due ingranaggi piccoli con la relativa crociera, e chiaramente andare magari anche a riempire con un olio siliconico magari 7000 per avere diciamo un differenziale un po' più consistente. Un'altra cosa che a me non piace tantissimo sono i perni degli ammortizzatori esterni. Io ho guardato, quelli della MP9 non sono compatibili, quindi l'unica maniera per cui potreste sostituirli è diciamo prendendo dei punzoni da stampo di 3 mm e andando poi a inserire un collarino dal lato opposto, facendogli magari lo scasso qua per mettere un collarino e appunto metterci il collarino. Un'altra modifica importante che potrete andare a fare è sostituire anche quelli superiori. In questo caso basta semplicemente delle viti a misura con un controdado autobloccante, perché in questo caso abbiamo l'uniball da questo lato, quindi la sfera, e quindi non avremo nessun tipo di problema di scorrimento come invece potremmo averlo qua dove gira all'interno della plastica della C-Hub, cioè di questo pezzo qua. Invece qua sopra, girando scorrendo sopra l'uniball, quindi sulla sfera, non avrete nessun tipo di problema se andate a mettere delle viti. Un'altra cosa che manca veramente tantissimo in questa macchina sono le barre antirollio. Anche qua andiamo a smontare e vediamo un attimo come funziona. Ok, vedete che qua abbiamo i due supporti barra, ma non c'è né la barra né gli uniball. Vedete, questi si svitano. Ecco fatto, vedete, qua si dovrebbe andare a inserire la barra e chiaramente dal lato opposto, cioè qua in questa fessura, si deve andare a inserire gli uniball che tengono la barra sia da un lato che da un altro. Allora, come potete fare qua? Qua avete due opportunità. La prima opportunità è quella di comprare il codice che è previsto appunto per questa macchina, che è quello della Inferno Neo 3, il codice delle barre anteriori, e vi danno tutti gli uniball per generare appunto i tiranti sul braccio e 3 tipi di barra. Vedete però che queste barre previste per l'Inferno Neo sono barre dritte con una piega soltanto praticamente, che montano bene appunto su questo modello. Ora io ho fatto alcune prove e ho trovato un sistema per montare le barre MP9 ed MP10. E voi mi direte perché bisogna montare le barre MP9 e MP10? Allora, queste sono barre che hanno doppia piega, quindi praticamente sono leggermente più costanti rispetto alle barre con la singola piega, e a parità di diametro di filo della barra saranno anche leggermente più strong, quindi resistenti. Cosa possiamo fare con queste barre? Molto semplice: essere pronti nell'eventualità di un cambio macchina futuro, quindi ancora una volta una modifica prevista nell'ordine delle idee di potersi evolvere nel mondo RC Kyosho. Quindi queste barre sono le stesse dell'MP9 e quindi le stesse dell'MP9 TKI4 V2 RTR per rimanere su un mondo ready to run, ready set più evoluto, oppure sono anche le stesse volendo della MP10. Non solo, non esistono soltanto 3 misure, ma esistono le 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, 2,9 per anteriore, e per il posteriore lo vedremo quando faremo il retrotreno. Quindi avete anche molta più scelta, e ogni barra che comprerete non sarà diciamo fine a se stessa, ma sarà anche un qualcosa che vi ritroverete quando e se cambierete macchina e vi evolverete magari alla macchina da gara. Come si montano queste barre? Io vi ho creato un kit apposito dove dentro c'è praticamente tutto. Adesso vi faccio vedere.
Un kit vale per tutta la macchina praticamente, quindi sia davanti che dietro. Vedete? Avete 4 Uniball piccoli, 4 Uniball grandi, avete i grani per collegare i due Uniball, le sfere inferiori e le sfere portabarra anteriori che vanno chiaramente da quest'altra parte. E in più ovviamente avrete tutti e 4 i grani 3x3 delle sferette. Adesso vi faccio vedere come se ne monta uno, chiave da 1,5, grano nella parte più lunga, ci avvitate l'Uniball piccolo, la sfera sopra e il grano. Dovrete fare 4 di questi, quindi 2 per l'avantreno e 2 per il retrotreno, e vi faccio vedere anche come si montano sulla macchina. Ci vorrà una vite 3x16, testa bombata o testa cilindrica è la stessa cosa, però io lo monto soltanto da un lato, giusto per farvi vedere quale sarà il risultato finale. Qua non importa che lo mettiate a filo in questo modo, ma potete anche stare più lontani. Ripeto, le sue barre ci tornano leggermente meglio, ma credetemi, a livello di funzionamento non cambierà niente, anzi, probabilmente vi troverete meglio con queste. E in più le potrete riusare nella M-Pin 9. Ecco qua, chiaramente va montato da tutte e due le parti, quindi anche da quest'altro lato, e sarete a posto con le barre. Un'altra modifica importante sono questi perni. Questi perni, vedete, non hanno nessun fissaggio, cioè praticamente dal momento che io levo il paraurti i perni sono liberi. Sarà molto difficile che con il paraurti si vadano a levare, vedete, perché picchia proprio sopra il paraurti, però a forza di usarlo, magari limandolo sotto eccetera, potrebbe essere pericoloso. Cosa vi consiglio io? Allora, intanto, per cominciare, se volete dei perni più solidi di questi, procuratevi i punzoni da stampo di 4 mm. Li trovate, sono molto lunghi, quindi saranno lunghi tipo così. Con il Dremel li andate a tagliare, gli fate uno scassettino, quindi diciamo un punto piano qua per alloggiare un grano e stare fermi, e successivamente vi faccio vedere, abbiamo 2 codici per i collarini. Quindi vedete cosa cambia tra questi 2 codici. Uno è anodizzato, questi sono in ergal, non in acciaio, quindi insomma roba diciamo di ottimo livello, e l'altro è di colore blu. Sono 5, quindi con una busta fate tutta la macchina, sia davanti che dietro, e ve ne avanza uno nel caso lo perdeste. Questi vanno semplicemente montati così, con chiaramente lo scasso fatto. Allora, vedete che qua non torna, vi sborda leggermente qui sulla parte posteriore dell'avantreno. In questo caso sarà semplicemente da tenere fermo con le pinze in questo modo e andare a fargli un piccolo scasso per farlo appoggiare al telaio, perché questa parte qua appoggia sul telaio praticamente, e invece noi vorremmo che non ci dia assolutamente noia nel movimento, e quindi dobbiamo spianarlo solo da un lato, cioè dove va ad appoggiare sotto. Quindi se tenete il grano nella parte superiore, come ho fatto io in questo momento, dovrete andare a spianare sotto. Un'altra cosa importante, ma la riprenderemo in mano quando faremo diciamo a macchina montata, quando darò i suggerimenti finali, è questa posizione dell'ammortizzatore. Questa posizione dell'ammortizzatore, a parer mio, è totalmente sbagliata per andare in off-road. Perché? Vi faccio vedere. Quando avete l'ammortizzatore montato
e andate con il lavantreno montato sulla macchina a comprimere totalmente l'ammortizzatore, quindi a far toccare terra il telaio nella parte anteriore, comprimendo diciamo la macchina e quindi gli ammortizzatori, vedrete che non ci sarà più overcorsa, cioè praticamente questo Uniball sarà, cioè l'ammortizzatore sarà talmente compresso, adesso cerco di farvi capire, ma poi vi farò vedere nell'ultimo video, l'ammortizzatore sarà talmente compresso che praticamente non avrà nessuna overcorsa verso l'alto. Quindi a parer mio qua dovrete cambiargli attacco, basterà metterlo in uno dei fori superiori, però a quel punto perderete leggermente un filo di drop. Se fate la modifica che vi ho suggerito con gli ammortizzatori da gara, perché qui ripeto, se andate in pista con questi ammortizzatori purtroppo non avrete diciamo grandi chance di poter far qualcosa di buono. Scusate l'estrema franchezza, ma ripeto, io devo dire le cose come stanno e non come le persone si vogliono sentir dire. Quindi, insomma, questo non è ciò che penso, ma purtroppo è la verità. E quindi, insomma, se andate in pista e volete, diciamo, tirare fuori il massimo da questo automodello, dovrete obbligatoriamente sostituire gli ammortizzatori. Ripeto, se sostituite gli ammortizzatori con quelli da competizione, ve li ritroverete sia in un eventuale acquisto di un MP9 TKI 4V2 RTR oppure nel caso anche di una MP10. Non MP10 TKI2 perché nella MP10 TKI2 sono lunghi. Quindi con l'avantreno abbiamo praticamente completato il nostro viaggio verso quali sono i possibili miglioramenti. A questo punto rismonto la barra, rismonto i supporti barra e il collarino e lo vado a montare sulla macchina. Ecco il nostro telaio dove dovremo andare a montare l'avantreno. Per prima cosa, visto che qua non ci sono i cuscinetti, come avevo detto, e come vi avevo ricordato, ve lo ricordo ancora una volta, stringete il salvaservo, andremo a ingrassare la colonnina e all'interno del salvaservo per avere maggiore scorrevolezza e evitare impuntamenti, visto che, come ripeto, non ci sono cuscinetti. Grasso, chioscio. All'interno potete ingrassare quanto volete, dovete soltanto stare attenti a ripulire perfettamente sull'esterno, sia sopra che sotto, altrimenti avrete problemi con la terra se andate in pista. Qui, siccome non avete il blocco per il dado sotto, vi consiglio di installare prima l'Uniball e successivamente, quando avete ancora l'avantreno smontato, andare a prendere con delle pinze curve questo dado e con non poche difficoltà cercare di andare a inserirlo sotto. Ricordatevi sempre il cardano. Frenafiletti leggero Loctite, inseritelo nella filettatura. Anche l'avantreno, ragazzi, è pronto e a questo punto
passeremo al retrotreno.